Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi voglio farvi conoscere questa livella laser autolivellante con laser a croce di colore verde. Una livella laser che ho utilizzato tantissimo per poter allestire e ampliare il mio piccolo laboratorio. Avete visto che anche l'altra parte adesso è fruibile. Prima c'erano degli scaffali, ora c'è un bancone, insomma ho messo dei pannelli a muro e proprio per mettere i pannelli, poter appendere qualche chiodino, insomma per fare tutte le lavorazioni ma anche per la realizzazione del bancone ho utilizzato questa livella, circa 2 mesi di utilizzo e devo dire che effettivamente funziona bene. Come tutti i prodotti che porto sul canale vengono testati prima per bene. Questa ha avuto la fortuna di essere testata ancora più a lungo perché dovendola utilizzare proprio nel mio laboratorio, se io l'avessi utilizzata a sta rata avrei combinato un pasticcio. Invece è una livella che funziona bene, l'ho confrontata anche con altre, ma comunque utilizzandola nel mio laboratorio questa per voi dovrebbe essere una certezza, perché altrimenti avrei montato, come ho detto poco fa, tutte cose storte. È una livella comunque economica perché costa meno di 50 euro, sul sito del venditore 49,99 euro se ricordo bene. Comunque su Amazon il prezzo dovrebbe essere super giù lo stesso, attualmente però su Amazon non si trova. Spero che quando pubblicherò il video sarà disponibile e spero di ottenere anche dei codici di sconto per farvela pagare ancora di meno. Quindi mettiamolo sul bancone, vediamo come funziona, cosa viene dato in dotazione, studiamolo assieme e poi se vi piace deciderete di comprarla, cliccate giù nel primo commento nella descrizione e se trovate il codice di sconto ancora meglio. Ora iniziamo. E allora, quindi sul bancone abbiamo tutto quello che troviamo all'interno della confezione e la stessa confezione. Si tratta di una scatolina in cartone con riportate alcune caratteristiche, quindi che è una livella laser ad alta visibilità, modalità manuale, autolivellamento e l'indicatore del livello di carica della batteria quando è bassa. Poi troviamo anche questo piccolo case. Come vedete ha una cernierina con il logo Let's Go anche sulla cerniera. Scusate se è sporco, ma l'ho utilizzata davvero tanto, non solo per allestire il laboratorio ma anche per montare degli scaffali, non lavori di muratura, però l'ho utilizzata a lungo, è stata molto utile. Abbiamo questa fascia elastica per tenere fermo tutto all'interno e manuale di istruzioni scritto anche in italiano con la spiegazione di come si utilizza, anche la garanzia, quindi ci informano che in caso di malfunzionamento abbiamo la possibilità di avvalerci del supporto, quindi c'è anche l'email, tutte le indicazioni con le immagini, le avvertenze eccetera, scritto pure bene. Guardiamo quindi il prodotto. Viene fornito di questa staffa, da questa parte questo pomello, quindi con la filettatura da 1/4 di pollice per poterlo utilizzare anche con i cavalletti delle macchine fotografiche, oppure con quest'altro tipo di filettatura specifica per le livelle laser, quindi cavalletti specifici. E lo stesso ha da questa parte 2 magneti, quindi è possibile fissarla su una superficie metallica oppure possiamo appenderla tramite questi 2 forellini sagomati, oppure ancora tramite questo, quindi possiamo fissarla e avere la sicurezza che la nostra livella sarà posizionata nella direzione che ci serve. Guardiamo però la livella da vicino. Allora abbiamo il logo Let's Go sia sulla destra che sulla sinistra, tutto quello che vedete di colore verde è in gomma, una buona gomma che ammortizza, che la livella deve essere trattenuta fra le mani e deve rimanere salda perché se ci scivola potrebbe anche rompersi. Inoltre nel caso in cui dovesse cadere da altezze non troppo elevate, perché ovviamente non è indistruttibile, questa gomma la protegge da eventuali urti. Nella parte posteriore troviamo anche l'alloggiamento per le batterie, quindi 2 normalissime batterie AA. E questo è il tastino di accensione, però come avete visto poco fa muovendola l'ho accesa involontariamente perché abbiamo 2 modalità di utilizzo. Una è quella autolivellante, che è quella che si utilizza più frequentemente per poter posizionare gli oggetti perfettamente a livello, quindi appendere dei quadri allineati, l'applicazione di piastrelle eccetera eccetera. Si accende semplicemente portando verso dietro questo tasto scorrevole. Quindi in questo modo avremo la proiezione del nostro laser. Come vedete, se io muovo la livella si posiziona immediatamente in orizzontale e in verticale con questa linea incrociata perfettamente a livello, e richiede però di essere posizionata su un piano che non superi i 4 gradi, altrimenti come vedete inizierà a lampeggiare per avvisarci che non è livellata correttamente e avremo questo LED nella parte superiore di colore giallo. Invece in questo modo, quando si livella, come vedete è anche molto veloce, diventa di colore verde, quindi ci permette di utilizzarla. Però abbiamo anche la modalità manuale, perché potremmo voler utilizzare questa livella per esempio con la modalità fissa, quindi senza l'autolivellamento. Quindi se vogliamo fare per esempio delle linee inclinate su una parete eccetera, possiamo semplicemente premere questo tastino e proiettare nella parte frontale un raggio che abbia un'inclinazione esattamente come impostiamo noi.
Questo ci permette quindi di fare dei disegni geometrici, di posizionare piastrelle in modo inclinato, applicare del nastro adesivo per poter dipingere e tanto altro, non avendo però la proiezione lampeggiante. Quello che ci avvisa di questa funzione è il tastino sulla parte superiore, che è di colore rosso. Quindi avremo 3 colorazioni: verde con autolivellamento, gialla e rossa. Tutte e 3 hanno un significato differente. Questo ci avvisa col giallo che è posizionata male e nel frattempo lampeggia, e l'altra ci avvisa che siamo in modalità manuale senza l'autolivellamento. Guardiamo anche la potenza del magnete, quindi vediamo quanta forza abbia per poter trattenere questa livella. Utilizziamo questa staffa in metallo e come vedete rimane ben salda. Solitamente una livella non si deve muovere in questo modo, però come vedete rimane ben salda, quindi un magnete molto forte che permette di trattenere, anche se non dovesse essere molto ampio il contatto con le calamite, quindi anche se fosse così sottile, riesce a sostenerlo perfettamente. Forse smuovendolo, no, rimane anche in questo modo. Quindi i magneti sono buoni, ben resistenti, forti, in modo da garantirci appunto che l'applicazione e il sostegno, anche se non si tratta di un materiale molto spesso, sia molto stabile. Tra l'altro è anche posizionabile in avanti e indietro, nel caso in cui abbiamo qualche ostacolo, potrebbe ostacolare. Mettendolo così sicuramente riusciremo a utilizzarla molto meglio. Invece per quanto riguarda l'utilizzo, come vi spiegavo poco fa, tramite una vite, basta semplicemente utilizzare un chiodino oppure una vite qualunque e appenderla in questo modo, in modo da avere quindi un sostegno che ci permetta di posizionarla dove preferiamo. Anche in questo modo, con l'autolivellamento, se siamo entro i 4 gradi riusciamo a utilizzarla correttamente. Se invece la posizioniamo male, come vedete, inizia a lampeggiare e questo ci avvisa che dobbiamo posizionarla correttamente. Ok, così non lampeggia, quindi è autolivellata. E allora adesso siamo in una giornata di sole, siamo all'esterno. Ovviamente non punterò esattamente sulla zona illuminata perché nessuna livella riesce a funzionare con una luce così forte. C'è un sole fortissimo, quindi pochissime nuvole, e guardiamo nella parete di fronte. Accendendola, come vedete, si riesce a vedere questo segno sulla parete. Lo muovo in modo che vi rendiate conto, però effettivamente con una giornata così soleggiata, insomma, non si riesce a distinguere benissimo. Però da vicino, rispetto a tante altre che vi ho fatto vedere, questa effettivamente si riesce a distinguere un poco di più. Quindi come visibilità effettivamente è alta, ripeto, in una parete in penombra, proprio per farvi capire quale sia la luminosità. E devo dire che effettivamente sì, da vicino per circa 1 metro di lunghezza poi si perde il raggio. Comunque si riesce a vedere, dai, volendo in esterno rispetto a tante altre va tanto meglio. Allora adesso voglio fare una prova, voglio farvi vedere lo stesso angolo che mi avete visto allestire. La livella è messa in modalità manuale, altrimenti lampeggerebbe. Con questa lampada che emette 11.000 lumen, una lampada potentissima, guardate sulla parete come riflette, ma oltre a questa sto utilizzando questa lampada della Parkside e quest'altra, tutte e 3 quindi accese, più la lampada in alto, più queste 2, insomma abbiamo tanta luminosità e in un ambiente così luminoso riusciamo a utilizzarla, quindi si riesce a distinguere perfettamente. Certo non c'è una luce abbagliante, ma nel punto più luminoso non si vede ovviamente perché c'è questa luce che riflette, però guardate, si riesce a distinguere anche con una forte luminosità. E quindi questo penso che sia sufficiente per un utilizzo domestico, per farvi capire effettivamente come si vede questa livella e quali sono le sue potenzialità. Una livella economica che però riesce a funzionare bene e sinceramente nel montaggio di questi pannelli, che sono venuti perfettamente livellati, nel montaggio del bancone, dei pannelli in USB eccetera, questa livella mi ha aiutato tantissimo. E quindi ragazzi, come avete visto, questa livella per un utilizzo domestico va più che bene anche in esterno, purché non ci sia un sole eccessivo e purché non dobbiamo utilizzarla con una distanza eccessiva, perché anche col sole si riesce a vedere, a differenza di tante altre. In interno, nonostante tutte queste fonti luminose, riuscivamo comunque a utilizzare questa livella. Sicuramente non è una livella professionale, però come avete visto l'ho utilizzata per montare molte cose qua all'interno del mio laboratorio e non solo. Non ho ripreso tutto perché comunque l'ho utilizzata perché mi serviva. Quindi una livella che per fare questo tipo di lavoro secondo me va benissimo. Se voi pensate che possa esservi utile, se vi è piaciuta, andate a dare un'occhiata giù nel link che lascerò nel primo commento e nella descrizione. Spero anche associato ad un codice
codice di sconto in modo da farvi risparmiare qualcosa. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccare sulla campanellina dopo esservi iscritti, cliccate anche sul pollicione all'insù e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!